Benvenuti su techbin.com. Oggi abbiamo una Pioneer del 2015-2016, modello X5008 BT per BT, ovviamente sta per Bluetooth. Ok, abbiamo fatto già appena adesso la prima accensione, quindi ci chiede di effettuare il setup. Ricordo che questa operazione viene fatta solamente alla prima accensione, quando viene data la prima alimentazione. Ok, quindi procediamo con il setup. Ci chiede innanzitutto di selezionare la lingua, lasciamo inglese. Selezionare l'orario, ok, e lo step delle frequenze FM, mettiamo 50, ok, dice hai finito le impostazioni, sì, bene. Ok, quindi adesso parte con la modalità demo. Faccio innanzitutto un breve riassunto di questa sorgente, che è una delle prime sorgenti Pioneer ad avere Bluetooth integrato, ha due uscite pre, quindi che possono essere usate per il fronte anteriore o fronte posteriore, oppure fronte anteriore e subwoofer, quindi ha un crossover che consente di fare passa alto, passa basso. Una sorgente molto completa, anche USB e aux-in. Vedete, nel frattempo c'è modalità demo che vi fa vedere impostazioni principali. Ok, passiamo un attimo alla verifica delle connessioni. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo la presa di antenna FM qui a sinistra e il connettore proprietario Pioneer con cui collegare il connettore ISO, questo qui. Poi abbiamo connettore microfono. Ok, il microfono serve per le chiamate in viva voce, quindi con il Bluetooth. Poi abbiamo il connettore che consente di collegare la centralina per i comandi a volante, e poi due uscite pre, front e rear, quindi posteriore, switchabile subwoofer. Quindi dal menu possiamo scegliere se queste uscite devono essere effettuare un passo alto oppure switchare a subwoofer, quindi un passo basso. Ok? Ok, bene, procediamo con l'analisi delle funzionalità. Ok, dopo aver visto la connettività, andiamo ad accendere la sorgente e ad disattivare la modalità demo. Ok, si inizia innanzitutto con modalità FM come al solito. Andiamo a disattivare modalità demo, quindi andiamo nel menu premendo il tasto del volume, andiamo a System e andiamo a trovare demo off. Ok, perfetto, demo disattivato. Poi torniamo indietro con questo tasto qui. Bene, andiamo anche a cambiare colore. Ricordo che questa sorgente permette di cambiare colori sia per i tasti che per display o entrambi. Allora cambiamo i tasti. Ok, tasti rossi. Bene, lasciamo quindi questo colore tasti rossi e illuminazione bianca che è più visibile. Ovviamente se ne possono cambiare diversi. Ci sono tantissime combinazioni. Come vedete, anche possibilità di cambiare in automatico i colori. Rimettiamo quella precedente. Ok, allora partiamo con il menu audio, che è quello più interessante per me. Perfetto, allora abbiamo il classico fader, balance, equalizzatore, abbiamo equalizzatore, le curve preimpostate Pioneer, quindi qui vediamo, no? Dall'effetto grafico come sono, quindi vengono attenuate le bassissime, alzate le basse, attenuati un po' i medi e alzati gli alti. Ok, poi abbiamo le classiche natural, vocal, custom, flat, super bass. Andiamo a cambiare modalità custom e possiamo vedere quante frequenze, quindi andiamo da 80 Hz fino a 8000 Hz. Ok,
Ok, sto facendo giusto una simulazione, vedete come cambia il suo display. Ok, su questa sorgente non è possibile cambiare il fattore Q, quindi la campana dell'equalizzatore. Ok, poi abbiamo 3 livelli di rudeness, lasciamo livello basso, poi subwoofer, la fase spento, normale oppure fase invertita, lasciamolo in modalità normale, e poi qua abbiamo il passabasso del subwoofer, può essere settato da 200 a 50 Hz, ok? E qui abbiamo il gain, possiamo cambiare il volume del subwoofer e anche la frequenza di taglio, la frequenza di crossover a 12 dB per ottavo a 24, ok? Consiglio di lasciare a 24. Poi abbiamo un bass boost regolabile su addirittura 6 livelli e filtro passa alto. Questo agisce sulle uscite pre anteriori, anche sugli altoparlanti, quindi abbiamo da 50 Hz spento fino a 200, ok? Anche in questo caso è possibile cambiare il taglio da 24 dB per ottavo a 12 dB per ottavo, ok? Ok, quindi ritorniamo a fare, queste sono le prestazioni audio principali. Poi abbiamo l'illuminazione, abbiamo visto già i colori, luminosità dimmer, se deve essere sincronizzata con l'illuminazione dell'automobile, quando accendiamo i fari oppure no. Poi il livello di luminosità, consiglio sempre di lasciarlo al massimo perché queste sorgenti Pioneer non hanno una luminosità molto elevata. Poi il colore, la modalità, diciamo, del display quando arriva una chiamata in Bluetooth con il telefono connesso. Qui possiamo decidere con che modalità ci deve avvisare, ok? Ok, questa è l'illuminazione FX, che è una funzionalità che cambia il display quando viene attivata la funzione dedicata Mixtrack. Lasciamola su off. Ok, quindi queste sono le impostazioni del display, dell'illuminazione. Poi abbiamo system, possiamo scegliere se tenere attivato l'audio Bluetooth, quindi se non abbiamo un telefono connesso possiamo disattivare. Power save off, questo praticamente indica se mettiamo su on, dopo alcuni minuti in cui viene spenta l'automobile si spegnerà anche l'autoradio per evitare problemi con la batteria. Qui possiamo cancellare la memoria Bluetooth, qui possiamo vedere la versione, possiamo scegliere come le app se devono essere, perché se devono essere connesse via wifi, via Bluetooth o via cavo, perché questa sorgente supporta le app Spotify, Android, anche se Android deve essere connesso con via cavo oppure via Bluetooth, USB out on e linguaggio. Ok, quindi queste sono le impostazioni principali del system. Ok, qua possiamo abilitare una specie di analizzatore di spettro, level meter. Dovrebbe attivarsi solamente quando si attiva un CD, poi lo vediamo. E questa è la modalità Mixtrack che premendo questo tasto qui, quando è inserita una penna USB, effettua un mix come fosse un DJ virtuale tra un brano e l'altro. E qui possiamo cambiare le impostazioni di questa modalità Mixtrack. Poi abbiamo modalità Setting FM. Qui possiamo scegliere PTI, qui possiamo attivare in automatico la memorizzazione delle stazioni FM più forti, radio regionali, radio locali, traffico, frequenze alternative, news, e qui possiamo scegliere
come il funzionamento di questi due tasti quando andiamo a cercare un'altra radio. Man, quando è settato in questo modo, man viene effettuata quando si preme questo tasto viene effettuata un search sulla frequenza, ok? Ok, quindi queste sono le informazioni dell'FM e quindi abbiamo visto le impostazioni principali, sistema, mix track, function, audio. Andiamo a vedere con funzionalità mix track come funziona. Quindi inseriamo un device USB, una penna USB e vediamo cosa succede. Ok, viene riconosciuto. Allora, mettiamo un brano a caso. Se premiamo questa modalità mixed, vedete? E lui effettua, quando si cambia brano, fa un effetto sonoro, come fosse un DJ, da un brano e l'altro. Ok, così lo possiamo disattivare, magari non a tutti piace, è un po' invadente come funzionalità. Da questo tasto, come avete visto, si possono cambiare le cartelle. Ok, andiamo a inserire un CD, ovviamente questo autoradio ha anche il decoder MP3 UMA. Ok, ritorniamo quindi alla parte FM. Togliamo il CD, togliamo anche device USB. Ok, concludiamo. Possiamo dire che si tratta di una sorgente davvero completa. Non vi ho fatto vedere i controlli Bluetooth perché sono parecchi e non ho un device, un smartphone connesso a Bluetooth. Ma ovviamente è possibile selezionare tante altre modalità, l'autorisposta, vedere la rubrica e tanti altri setting. Quindi abbiamo una sorgente con diversi ingressi CD, USB, aux-in, Bluetooth, poi ha diciamo 4 uscite pre, 2 per l'anteriore, 2 per il posteriore, switchabili con subwoofer, quindi filtri passa alto, passa basso, ottima qualità audio tipica Pioneer. Quindi una sorgente che è in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti. E però se avete delle domande sono comunque sempre disponibili nei commenti. Vi ringrazio, un saluto da techbean.com.